Benvenuti o bentornati sul canale a tutti voi viaggiatori, io sono Michael e sì, questo zaino qui potrebbe essere il mio nuovo zaino da viaggio. Negli ultimi 2 anni per viaggiare ho utilizzato 2 zaini in particolare, entrambe della The North Face, il modello Borealis e il Borealis Classic, che possiedo tuttora e che continuerò ad utilizzare. Ma volevo provare qualcosa di nuovo, quindi dopo una lunga e attenta ricerca ho trovato finalmente quello che potrebbe essere lo zaino che soddisfa tutte le mie specifiche esigenze. Quindi oggi in questo video vi parlo di lui, dello zaino Thule Aion 28 litri del brand svedese Thule. Vi avviso subito che costicchia un po', però spero proprio che l'investimento ne valga la pena come è stato per il Borealis e il Borealis Classic, ma non ho molti dubbi su questo. Quindi iniziamo subito dalle sue specifiche tecniche. Questo è uno zaino unisex, le sue dimensioni sono 47 x 28 x 23 cm e ha un volume che va da 28 a 32 litri, aprendo un'apposita cerniera che aumenta lo spazio del 15%. Il peso è di 1200 grammi e il materiale utilizzato è la tela cerata in poliestere P600, quindi totalmente impermeabile, privo di PFC tossici e in grado di proteggere da umidità, sporco e macchie, con certificazione Blue Design, quindi realizzato con materiali riciclati e resistenti. Frontalmente il suo design, come vedete, è molto minimal e presenta soltanto 2 cose: questa piccola maniglia qui in alto e un sistema di aggancio proprio qui dietro ad asole che permette di agganciare appunto vari oggetti, come ho fatto io in questo caso con un moschettone. Qui in alto abbiamo la seconda maniglia uguale a quella anteriore e qui lateralmente ne abbiamo una terza, questa qui un po' più grande e imbottita. Dall'altro lato invece abbiamo la tasca per la borraccia, molto capiente, molto resistente e con un elastico per aumentare la sua capacità. Passiamo sul retro e come si può vedere subito è presente la fascia per inserirlo sopra un trolley. Gli spallacci sono ergonomici e abbastanza morbidi, solo che credo siano poco traspiranti perché sono completamente chiusi, non c'è alcun foro di areazione. Il pannello posteriore è abbastanza rigido e ben imbottito, come vedete, e questo tunnel centrale aumenta il comfort una volta indossato. Infine è presente la cinghia toracica, ma non è presente la cinghia lombare. Però attenzione, qui la cosa si fa molto interessante perché questo zaino qui ha uno spazio per inserire una sling bag o da qui o da qui, e questa sling bag è pensata appositamente per questo zaino qui, quindi una volta inserita praticamente si trasforma in una cinghia lombare e quando viene sfilata dallo zaino può diventare un classico borsello, una classica sling bag. Quindi per me questa è una vera genialata, infatti è uno dei motivi principali che mi ha spinto ad acquistare questo zaino qui. La cosa brutta è che questa sling bag, come vedete, non è inclusa con lo zaino, ma va acquistata separatamente e il costo è abbastanza alto, parliamo di circa 50 euro. Io personalmente non l'ho ancora acquistata, ma sicuramente lo farò per sfruttare appieno le funzionalità di questo zaino qui, e con questa sling bag Thule andrò quindi a sostituire la mia sling bag Tomtoc di cui vi parlo in un altro video, che utilizzo sempre durante tutti i miei viaggi. Ma non è finita qui, perché questo zaino sul retro ha un'altra chicca molto interessante, questa tasca abbastanza nascosta qui in alto, all'interno della quale è possibile inserire il passaporto. Ma adesso vediamo un po' come è fatto all'interno. Abbiamo questa tasca qui anteriore che arriva fino a metà ed è caratterizzata da vari spazi, vari slot per organizzare oggetti di vario utilizzo. Ha questo cordino qui per le chiavi, una tasca qui dietro e quest'altra tasca con cerniera abbastanza capiente e morbida, dove è possibile inserire tutti gli oggetti di prima necessità lasciandoli al sicuro. Poi questa cerniera qui, come vi anticipavo in precedenza, permette di passare da un volume di 28 litri a 32 litri. Questa sì che è un'altra figata. Poi abbiamo la terza cerniera che permette di accedere allo scomparto principale. La vera forza di questo zaino è la possibilità di aprire lo scomparto principale interamente, come se fosse una valigia. Ma andiamo con ordine. Qui sullo schienale abbiamo uno spazio per computer fino a 16 pollici, bella imbottita, l'unica cosa che forse la parte inferiore non è rialzata. Poi abbiamo però un altro spazio molto accogliente per un tablet da 10-12 pollici e questa tasca qui per oggetti elettronici, molto capiente. Poi abbiamo, di questa ve ne parlo dopo, poi abbiamo lo scomparto principale per inserire tutti i nostri vestiti e questo divisorio in T+, che è veramente una genialata perché secondo me ha 2 funzioni. Una è quella di comprimere il contenuto dello scomparto principale, perché una volta chiuso ciò che c'è all'interno dello scomparto principale non può andare oltre. E la seconda cosa fondamentale, che è la cosa per cui è stato pensato, è che mettendo qui all'interno oggetti sporchi, oggetti bagnati, liquidi, evitiamo di sporcare o di impuzzonire il resto dello zaino. Quindi gran genialata. E la cosa bella è che possiamo, se non ci serve, se non vogliamo utilizzarla, ripiegarla su se stessa, credo si faccia così, ed inserirla in un apposito spazio chiudendola con un bottone.
Beh, che ve ne pare? Niente male, vero? Questo zaino inoltre, come tutti gli zaini del brand Thule, vengono sottoposti a ben 50 test per garantirne la durevolezza nel tempo. È uno zaino da quasi 200 euro, però dovrebbe durarci un bel po' di anni. Quindi non vedo l'ora di provarlo nel mio prossimo viaggio e non vedo l'ora di confrontarlo con lui, il mio zaino da viaggio degli ultimi 2 anni, il The North Face Classic Borealis. Ma per questo iscrivetevi, perché se ne parlerà nel prossimo video. Bene, adesso ditemi voi cosa pensate di questo zaino, fatemelo sapere nei commenti, e se vi è stato utile questo video vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale e naturalmente per non perderci di vista iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!